Benvenuti su Deriver Lab, il mio laboratorio sul fiume. Oggi diciamo niente presentazione con la mia faccia, che tanto non vi perdete nulla. Mi hanno portato questo amplificatore della Sansui AUD22 che era già stato guardato da un altro diciamo riparatore, il quale ha detto che non si può più riparare perché ci sono i finali bruciati e non si trovano da nessuna parte. E io ora vorrei appurare se è vera la cosa o se si possono sostituire, ammesso che siano bruciati, con qualche cos'altro e vedere di ripararlo. Allora la prima cosa che farò è che lo apro, sicché non vi sto a far vedere che lo apro, e dopo si indaga su quale può essere il guasto. Ecco, abbiamo il tester on per 1, si dovrebbe vedere. Andiamo a misurare se veramente sono in corto i finali. Se sono in corto ovviamente dovrebbero segnare 0, come state vedendo in questo momento da questo tester analogico. Allora, fra collettore e emettitore vediamo un attimino, segna ma non segna 0, sicché è una resistenza che ci potrebbe essere. Segna ma non segna 0, sicché cortocircuito non c'è. 20 ohm magari è roba che è in circuito. Anche questo è uguale fra collettore e emettitore, sicché come sospettavo cortocircuiti, fortunatamente cortocircuiti sui transistor non ci sono. Andiamo a misurare i transistor e le compariamo uno con l'altro per vedere se le misure sono analoghe. Allora, questo è il PNP e dà queste misure qui dirette, e lo stesso dall'altro. Vediamo come misura inversa. Questa è la carica del condensatore che si è mosso. Qui ovviamente c'è qualcosa in circuito. Qui uguale, solita misura in circuito. Ora misuriamo l'NPN. NPN da stessi valori. Facciamo la misura anche qui uguale, qui un poco più di 100 ohm, qui lo stesso e qui poco più di 100 ohm. Ora lo attacchiamo, mettiamo il puntale qui alla massa, mettiamo il puntale negativo, lo mettiamo attorno a 50 volts, che questo alimentatore non lo so, con la potenza mi pare abbia una trentina di watt, questo amplificatore avrà 35 volts circa, e andiamo a misurare la tensione sui collettori se c'è, così guardiamo se arriva la tensione sui collettori. Allora alimento, questa è la spina, la alimento tramite un variac, accendiamo un attimino l'alimentatore controllando le lampade. Se ci fosse un cortocircuito, ok, la lampada si illumina fortemente. Se non c'è un cortocircuito farà al limite un breve guizzo e basta. Infatti la lampadina è quasi spenta, direi. È scattato il relè nell'amplificatore. Andiamo a misurare le tensioni. Allora, vediamo di non fare danni, è importante, perché questo filo rompe le tasche. Lo sposto sempre a massa, ma da un'altra parte che non ci dà noia. Allora, circa 35 volts, siamo a fondo scala 50 più 35 volts sull'NPN, sul collettore, e più 35 volts. Ora inverto puntali, andiamo sull'altro transistor,
meno 35 volts, perché ovviamente ho invertito il negativo col positivo dei puntali del tester, e meno 35 volts. Allora le tensioni arrivano. Ora io indagherei un attimino con l'oscilloscopio. Ho attaccato qua, si vede male, ma insomma ho attaccato in questo punto un generatore di bassa frequenza, e ora andrei a controllare le varie uscite, cioè il percorso un attimino che deve arrivare ai transistor o all'uscita. Partendo dall'uscita ovviamente non si sente niente, perché se ovviamente si sentirebbe qualcosa, se si vedrebbe anzi qualcosa dai wattmetri se stesse funzionando tutto. Però non sta funzionando, diciamo, niente, e sicché anche i wattmetri sono completamente fermi. Allora prendiamo la sonda dell'oscilloscopio. L'oscilloscopio si dovrebbe vedere. Allora la prima cosa che faccio, vediamo se fino qui ci arriva il segnale. Ci arriva sul pilota, sull'altro pilota, cioè sempre dall'altra parte ci arriva, su quest'altro pilota ci arriva. Ora tocco male, ma insomma ci arriva, lo vedete sicché la prima cosa ora che andrei a fare, andrei a vedere direttamente, sposto un attimino, vediamo la telecamera, sposto l'amplificatore. La prima cosa che di solito faccio io, perché alle volte sugli amplificatori vecchi fanno degli scherzi piuttosto, questo rumore che sentite sono le vitine che faccio in maniera di non perderle, sono i relè della protezione. I relè della protezione alle volte non scattano, anche se il rumore l'ho sentito, e vediamo se si vede il tester da qualche parte. Qui no, qua allargo un po' di più. Allora un'altra delle cose che vado a fare è vedere se l'alimentazione sul relè della protezione, praticamente il relè che inserisce le casse al momento dopo qualche secondo all'accensione per evitare il bump, se diciamo c'è l'alimentazione. E l'alimentazione, non so se lo vedete, si muove il tester, si vede muovere la lancetta, ci sono io davanti, che non vorrei fare che mi scappa un puntale e faccio io dei danni magari. Ecco qua, c'è circa 20 volts, sicché sulla bobina del relè è alimentata e il relè dovrebbe, diciamo, aver chiuso contatti. Ora il problema è che spesso i relè sono vecchi, questo qui mi aveva detto che prima di portarlo a riparare è stato tanto fermo, spesso e volentieri i contatti del relè si ossidano, e sicché fanno o falsi contatti o addirittura sono completamente andati. Allora proviamo a vedere l'uscita su una parte del relè. Allora, sulla parte di questo relè l'uscita c'è, sul primo contatto che arriva. Andiamo a vedere su quello che esce, vediamo di non fare dei danni, e qui è discontinua ovviamente. Qua c'è, e qua fa va, secondo come lo tocco, però sembra che ci sia, diciamo, un falso contatto, e poi è più basso, di qua è più alto e di qua era più basso. Ora facciamo l'altra prova da quest'altra parte dell'altro. Qui c'è l'altro contatto, nell'altro contatto di là assolutamente niente, lo sto toccando ma non si vede niente sull'oscilloscopio, sicché praticamente secondo me abbiamo avuto anche una discreta fortuna, vogliamo dire,
sembra che non ci sia altro. Poi vabbè, la pulizia dei commutatori, quelle cose lì le farò. Andrò a smontare i relè e vediamo come si può fare, e lo buttiamo, se è possibile pulirlo, ma mi pare sia un relè metallico. Ora spingiamo un attimo l'amplificatore, giriamolo un attimo, è un relè, non si vede, è un relè di quelli tutti chiusi, li conosco questi, eccolo qua, questo qui dentro, in questa cosa metallica, il relè è quello praticamente, e sicché se è quello l'abbiamo in tasca. Comunque lo smonto, stacco l'alimentazione, lo smonto e lo andiamo a buttare nella macchina, diciamo, pulitrice a ultrasuoni, vediamo se fa qualcosa. Ci vediamo dopo che l'ho smontato, perché tanto è inutile farvi perdere tempo a vedere fare 4 dissaldature, anzi 6, per smontare un relè. Prendiamo il relè incriminato. A questo punto questa è la macchina ultrasuoni, gli diamo una mezz'oretta di lavaggio, lo buttiamo dentro e gli diamo la via. E lo ritiriamo fuori quando è pronta. Ecco fatto che la macchina ha finito, tiriamo fuori il relè, stacchiamo perché sennò ci dà noia. I contatti sono venuti all'apparenza puliti, probabilmente sono puliti in questa maniera anche dentro. Lo mettiamo qua e lo vado a soffiare con il compressore, poi torno. Ora c'è da fare un altro lavoro, rimettiamo il relè nel barattolino dopo averlo soffiato e ora ci metto l'alcol isopropilico, lo lasciamo qualche minuto nell'alcol isopropilico, lo lasciamo qui nel lavandino e dopo lo vado a risoffiare. L'alcol isopropilico, se c'è rimasta qualche leggera particella d'acqua, se la leva tutta, e dopo che lo vado a risoffiare poi dopo gli diamo una leggera lubrificata, un disossidante per i contatti che lo lascia un attimino lubrificato. La pulitrice a ultrasuoni ha fatto un ottimo lavoro con il liquido apposito, anche perché smontare questo relè anche per provare a pulire i contatti non è possibile, perché qua è rivettato e tutta la parte metallica è, anche se qui ci sono delle linguette, levandole non si arriva a nulla perché è tutto un pezzo fino qua, sicché non c'era verso, diciamo, di aprirlo. Meno male che la pulitrice a ultrasuoni ha fatto un bel lavoro. Ho montato il relè e praticamente 0,086 ohm può andare benissimo per il contatto del relè, perché c'è ovviamente nella misura anche i cavi del ponte, insomma, eccetera eccetera. Prima segnava praticamente quasi infinito perché era veramente sporco, e ora lo rimontiamo. Ora saldiamo il relè, appuntiamolo intanto in un paio di punti che non mi venga via. Ora lo pigio dal sotto, non vedrete tutto, ma comunque eccolo qua. Non vedrete tutte le saldature perché qualcuna rimangono
sotto il bordo, comunque la maggioranza le vedete. Ecco fatto, non resta che provarlo ora. Allora, relè rimontato, avete visto, cavi collegati un'altra volta, il generatore di bassa frequenza è attaccato e non resta che accenderlo e lo possiamo provare direttamente alzando il volume. Ecco qua, alziamo il volume e le due sinusoidi praticamente sono identiche, sicché ora in questo momento non si sente nulla, ma dopo sentiremo anche la musica perché sta andando direttamente al wattmetro. Allora, vediamo un attimino, poi magari prendo la telecamera in mano, facciamo una prova di quanti watt va in distorsione, lo mettiamo su 50 watt il wattmetro, dopo ve lo faccio vedere, ci sposto la telecamera, prendo la telecamera in mano, però vediamo intanto quanti watt eroga prima di andare in clipping. Mettiamo una sinusoide più umana. Un attimino solo, siamo a 35 watt, per ora è sempre normale. Eccolo qua, il clipping che si vede in cima in fondo, e siamo oltre 40 watt, quasi a 50. Diciamo che quasi in distorto escono fuori più di 40 watt. Ora vedremo anche la distorsione vera con il distorsimetro. Comunque, un attimino, spengiamo quest'altra telecamera che sta guardando l'amplificatore che non ci interessa. Prendo questa telecamera in mano, sicché se vedete dei movimenti non è niente, sono io. Allora, eccoli qua i wattmetri, sono quasi 45 watt per canale su 8 ohm. Dopo lo attacchiamo eccoli qua. Se andiamo, e questa la sinusoide è sempre praticamente quasi in distorta. Se iniziamo a vedere, eccolo qua, viene il clipping. Con il clipping praticamente, che qui ora sta distorcendo, sarà una distorsione quasi del 10% a occhio, si va a praticamente quasi 50 watt. E io direi ora di attaccarlo a questo bello strumentino qui. Lo attacco e riprendo la telecamera a mano, un attimino. Allora, ho tirato fuori il 1000 Hz da questo strumento, che ovviamente è a bassissima distorsione, essendo un analizzatore di distorsione ha anche pochissima distorsione, se no non avrebbe senso. E in questo momento siamo, diciamo, mettiamoci sui 10 watt circa, siamo su un canale a 0,0365 di distorsione.
guardiamo se portiamo l'amplificatore intorno ai 30 watt, diciamo 30 watt, 30 watt, addirittura è 0,028. Vediamo un attimino di aumentare. 40 watt, abbiamo una distorsione di 0,1, sicché ovviamente è aumentata. Ora stiamo guardando questo canale, sposto sull'altro canale, vediamo un attimino, lo sposto sull'altro canale e abbiamo una distorsione leggermente più alta, anche perché è un attimino più alto l'altro canale. Riportiamolo a 40 rotti watt e abbiamo una distorsione di 0,04. Comunque, diciamo, con un facciamo una media, portiamo l'amplificatore a 20 watt circa, mettiamolo tutte e due che segnino 20 watt, ecco qua, 20 watt e circa 20 watt l'altro. Abbiamo su un canale 0,03 di distorsione e sposto il connettore, sempre durissimi questi connettori, eccolo, e se no non farebbero bene contatto se non fossero così duri. Lo sposto qui, 0,029, c'è una leggera differenza fra un canale e l'altro, ma insomma la distorsione, considerando che l'orecchio umano sotto l'1% non dovrebbe sentirla, diciamo che sembra che va di tutto bene. E adesso io proverei la musica e vediamo se funziona. Ecco qua, l'amplificatore è collegato, l'ho collegato sulla presa fono, abbiamo un giradischi dell'elenco e ora metteremo, vi farò vedere che alzo l'amplificatore, si sentirà la musica, ma proprio 2 secondi, perché poi se no YouTube ce la censura come minimo. Allora mettiamo giù il disco e pochi secondi, perché se no ci bloccano tutto. Ecco fatto, l'amplificatore è funzionante. Ora non resta che rimontarlo, lo rendiamo al suo proprietario, che sarà contento ovviamente, perché gli avevano detto di buttarlo via. L'amplificatore è questo e è sempre un amplificatore valido nonostante gli anni che ha. Allora, vediamo un attimino sull'immagine del piatto che gira. Io vi dico, se vi è piaciuto questo piccolo video, iscrivetevi al canale, perché il video lo guardate, però non è che vi iscrivete in tanti. Mettete un mi piace, commentate, se volete sapere qualcosa chiedete, che io rispondo a tutti quando vedo i commenti. Come al solito, ciao a tutti e ci si vede al prossimo video.